Mi sono dovuto ricredere sulle polpette di tonno. Le avevo sottovalutate, invece sono davvero buone, veloci e facili da farsi. Vediamo come, al solito, spiegato bene. Prendo dal frigorifero le patate che ho lessato ieri. Ho sbucciato queste patate ieri, le ho messe in pentola a pressione, cotte 10 minuti al vapore con il cestello ed eccole qua che sono pronte. Il primo passo della ricetta è quello di schiacciare le patate. Per cui prendo le patate, le metto nello schiacciapatate e poi le passo. E questa è la base delle nostre polpette. Ho preso degli spicchi d'aglio e adesso li trito finemente. E gli spicchi d'aglio sono 3 perché serviranno sia per le polpette sia per la salsa aioli che accompagnerà le polpette. Prendo del prezzemolo che ho già lavato ed asciugato e anche questo lo taglio abbastanza finemente. Recupero le patate e iniziamo ad aggiungere gli ingredienti. Metto il prezzemolo, poi metto l'aglio, più o meno metà di quello che avevo preparato. E poi prendo il tonno. Spezzetto il tonno con la forchetta direttamente nella scatoletta fino a ridurlo un po' ad una poltiglia. Ovviamente per questa ricetta non c'è bisogno di utilizzare un tonno con tranci belli grossi perché tanto lo dobbiamo sbriciolare, quindi non usate il tonno più caro che trovate perché lo sprechereste. Ok, il tonno è pronto, lo aggiungo. Poi aggiungo anche del parmigiano che ho grattugiato. Poi prendo 2 uova. Di una mi serve l'albume per la salsa aioli, per cui la apro direttamente nel bicchiere del mixer. Anche se non sono bravo come Daniela, cerco di separare l'albume dal tuorlo. L'altro uovo invece lo mettiamo direttamente nell'impasto delle polpette. Bene, a questo punto, come al solito, utilizzo l'impastatrice naturale, le mani, e comincio ad impastare le polpette. È molto probabile che l'impasto inizi abbastanza lento, per cui ti raccomando di tenere a portata di mano del pangrattato per correggere l'impasto. E si aggiunge il pangrattato e si impasta fino a raggiungere la consistenza desiderata. Ecco, adesso mi sembra che la consistenza sia abbastanza giusta. Adesso lascio riposare un po' l'impasto e mi dedico alla salsa. La salsa aioli è una specie di maionese. Abbiamo già l'albume nel mixer, aggiungo l'aglio e poi inizio a mettere dell'olio a filo. È abbastanza simile a maionese, non so se conoscevi già questa salsa che è abbastanza famosa fuori dall'Italia, ma non lo è molto in Italia. Una cosa importante, non ti devi dimenticare di aggiungere un po' di sale, cosa che io me ne dimentico abbastanza spesso. Bene, la salsa è pronta, ci è voluto veramente pochissimo. Ok, a questo punto è arrivato il momento di preparare le polpette. Io naturalmente le faccio con le mani, prendo una manciata di impasto, lo rigiro fra le mani e poi lo schiaccio sul tagliere. Le polpette devono risultare abbastanza alte. Io non faccio le polpette di tonde in questo caso perché non le impano, le cuoceremo così assorbiranno meno olio e saranno sicuramente più salutari e secondo me anche più buone. Ti sconsiglio però di farle troppo sottili perché alla fine è bene che dentro rimangano morbide mentre fuori dovranno fare un po' la crosticina ed è bene che si senta questa differenza. Se pensi che questo video ti sarà utile, lascia un mi piace che mi farà molto piacere e aiuterà anche altre persone a trovare questo video e speriamo che sia utile anche a loro. Cuocerò le polpette in questa padella. Lo farò sulla tripla corona perché in questo modo avranno un fuoco più intenso e quindi faranno una crosta migliore. Metto olio d'oliva, non troppo abbondante perché non voglio che le polpette si inzuppino eccessivamente. E adesso aspetto un attimo che l'olio si scaldi. Quando l'olio è caldo metto le polpette. Il tempo di cottura è abbastanza breve, quando vedi che fanno la crosta da un lato devi girarle. Non le girare prima però perché altrimenti potrebbero rompersi se non hanno fatto una crosticina sotto che le tiene insieme, perché sono fatte di un impasto molto morbido. Ogni tanto muovile un po' in maniera che non si attacchino e soprattutto che non si attacchino le une alle altre. Girane delicatamente una e se ha fatto un po' di crosta, ecco, come in questo caso le puoi finalmente girare. Ti consiglio di farlo con delle pinze e che farlo in maniera abbastanza delicata per non far sfaldare le polpette. Una volta che hanno fatto la crosticina da entrambi i lati si può rigirarle con maggiore facilità. Visto che gli ingredienti sono tutti cotti, come abbiamo detto,
non è quella la cosa importante. Quando ti sembra abbiano fatto una crosticina soddisfacente, le levi. Ecco qua, mi sembrano tutte fatte, per cui le levo e spengo il fuoco. Eccole qua. Ho preparato un piatto qui con dell'insalata, mettiamo un po' della salsa che abbiamo preparato. Mi servo alcune polpette. A questo punto devo subito fare un assaggio. Ragazzi, uno spettacolo. Stanno benissimo insieme a questa insalatina e poi con questa salsa, sono veramente favolose. E se questa ricetta ti è piaciuta dovresti vedere anche il video della mia insalata di aringhe e fagioli, un piatto originale, completo e molto buono. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, fai queste polpette perché meritano.